Se vi chiedessi qual è la data di nascita esatta del madrigale, il genere musicale che ha dominato il Rinascimento italiano, cosa rispondereste? Gli storici ne hanno discusso a lungo, ma c'è un momento preciso in cui questo termine riceve il suo battesimo editoriale. È il 1530, siamo a Roma, e vede la luce una raccolta destinata a cambiare la storia della musica. I madrigali dei diversi et eccellentissimi musici, libro primo della Serena. Il primissimo libro di madrigali stampato nel Rinascimento. Ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Ti invito a iscriverti e a sostenermi abbonandoti al canale. Su questo canale parliamo spesso di madrigali, ma facciamo un piccolo ripasso. Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, in Italia spopolava la frottola. Era un genere musicale leggero, orecchiabile, cantato spesso a voce sola con l'accompagnamento del liuto. Era popolarissima, specialmente alla corte di Mantova, grazie a Isabella d'Este. Insomma, era la vera musica pop del Rinascimento. Ma ben presto i gusti iniziarono a cambiare. Le corti italiane cominciarono a importare i grandi compositori dal nord Europa, i cosiddetti maestri fiamminghi, come Josquin, Willaert o Arcadelt. Il loro stile era completamente diverso, solenne e basato su una polifonia complicatissima. Nello stesso periodo esplode la moda del petrarchismo. I poeti iniziano a imitare Francesco Petrarca, considerato il modello assoluto dell'italiano letterario perfetto. Ma c'era un problema. La nuova poesia di ispirazione petrarchesca che mescolava liberamente endecasillabi e settenari in modo irregolare era troppo ricca di sfumature per essere incastrata a forza nelle strofe brevi e ripetitive di una frottola. Serviva una musica nuova, una struttura libera e cangiante, capace di cambiare a ogni verso per dipingere esattamente il significato di ogni singola parola. I compositori fiamminghi presero la loro ingegneria musicale nord-europea e l'applicarono alla poesia italiana. E boom! Nasce il madrigale. Per capire come funziona questa pittura sonora, ascoltiamo un celebre madrigale di Philippe Verdelot su testo di Petrarca, Italia mia. Notate come all'inizio le voci scandiscono il testo tutte insieme, compatte, come un grido corale, ma sulle parole piaghe mortali le voci si dilaniano, si dividono, alternando sconsolate scale discendenti. Il madrigale rappresenta il testo attraverso la musica. Sulle parole doglioso e grave, le voci scendono cupamente verso il basso, diventando letteralmente pesanti. E quando il testo dice crudel guerra, la tonalità si incupisce e le note si scontrano in aspre dissonanze che rappresentano proprio la crudeltà del conflitto. Marfe
superbo e fero. Una poesia così libera e profonda non poteva essere cantata con la musichetta strofica delle frottole. Il successo di questa nuova formula fu devastante. Pensate che durante tutto il Rinascimento verranno stampati più di 50.000 madrigali. Ma torniamo al nostro anno zero. La prima volta che la parola madrigale campeggia orgogliosamente sulla copertina di una pubblicazione è proprio nel 1530. A grandi lettere sul frontispizio leggiamo Madrigali nuovi, libro primo della Serena. Ma perché la Serena? Il termine richiama il logo visivo della raccolta, una sirena a due code, piazzata in bella vista. In pratica è il logo di Starbucks, ma nel Cinquecento. Sappiamo che la sirena era l'insegna di una nota libreria romana che probabilmente finanziò la stampa. Oltre a essere un ottimo espediente di marketing, il simbolo era potentissimo. Nella mitologia e nella cultura rinascimentale la sirena è l'emblema supremo del potere incantatore della voce e il madrigale nasceva esattamente con quello scopo, incantare e sedurre l'ascoltatore. Ma dietro a questa sirena si nasconde molto altro. Il libro esce a Roma nel 1530, a soli 3 anni dal devastante sacco di Roma del 27, quando la città fu messa a ferro e fuoco dai lanzichenecchi. Questo libro rappresenta il tentativo di rinascita culturale della città, ma porta addosso i segni del trauma. Uno dei madrigali di Verdelò contenuti nella raccolta, Trista Marilli mia, parla proprio di questo. Sotto il velo di una poesia pastorale, la musica piange in realtà le rovine della città eterna. Cita il Tevere e il Vaticano. Alla fine il testo allude chiaramente al trauma del sacco, cantando «Ti spoglian duramente libertade». Pensate che anche questa raccolta rischiava di non arrivarci. Nel Cinquecento la musica non si stampava in partitura, ma in fascicoli separati per ogni cantante. Della primissima stampa del 1530, oggi è sopravvissuto al mondo un solo libretto, La parte del contralto, custodita gelosamente a Siviglia. Per nostra fortuna il libro ebbe un successo tale che lo stampatore Valerio Dorico ne realizzò una ristampa pochi anni dopo, permettendoci di recuperare tutte le voci. Ma c'è un'ultima domanda. Perché questo libro di lusso venne stampato proprio in una Roma distrutta, che tra l'altro in quell'anno aveva pure subito una disastrosa esondazione del Tevere? Per capirlo ci viene in aiuto un altro madrigale della raccolta, Perch'io de dir desio. L'autore è misterioso, firmato semplicemente Carlo. Questo brano è un epitalamio, un canto nuziale, e il testo nomina esplicitamente la sposa, una certa Ortensia. Ortensia Colonna, andata in sposa a un membro della famiglia Pallavicino proprio in quegli anni. La pubblicazione del primissimo libro di madrigali della storia era in realtà legata alle pubbliche relazioni e al matrimonio della potente famiglia Colonna, una delle famiglie romane più potenti dell'epoca. E se volete la prova schiacciante, guardate questo ritratto del grande condottiero Marcantonio Colonna della fine del Cinquecento. Notate niente sulla sua armatura? Esatto, è proprio lui, il logo di Starbucks. Ci sono delle sirene bicaudate. La sirena non era solo il logo di una libreria, ma un emblema caro alla famiglia Colonna, che ritroviamo persino negli affreschi del loro palazzo romano. Il primissimo libro di madrigali della storia era a tutti gli effetti un lussuosissimo regalo di nozze firmato dalla nobiltà. Il compositore più rappresentato della raccolta è senz'altro Verdelò. Veniva dal nord della Francia. Fu nominato maestro di cappella al Duomo di Firenze. Pensate che collaborò anche con Machiavelli. Negli anni '20 del Cinquecento Machiavelli stava mettendo in scena le sue celebri commedie, La Mandragola e La Clizia. Aveva bisogno di intermezzi musicali da far cantare tra un atto e l'altro per intrattenere il pubblico. E a chi si rivolse? Al miglior compositore sulla piazza, Verdelò. Ascoltate questo testo di Machiavelli, musicato da Verdelò, che veniva eseguito dopo l'atto quarto della Mandragola. Notate come la musica si rassereni e si distenda proprio sulla parola quiete.
È proprio questa la bellezza del madrigale, il genere musicale più importante della tradizione italiana e europea. Con il madrigale nasce l'idea della musica come espressione di sentimenti, di affetti, e nasce quella libertà espressiva tipica della tradizione musicale italiana. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Vi invito a recuperare i miei video sul madrigale che trovate in una playlist dedicata in descrizione e nel primo commento. Iscrivetevi e abbonatevi al canale. Un saluto e al prossimo video. Ciao ciao!